Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio 2023. Ok. Il matto. Wow, non poteva esserci carta migliore per iniziare l'anno, ragazzi. La carta del matto infatti è una carta di nuovi inizi, è un arcano numero 0, ci parla della chiusura di un ciclo e dell'inizio di un nuovo ciclo. È una carta di fiducia, anche di speranza e molte volte di viaggi. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come mettere insieme il messaggio di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e sempre nella descrizione trovate il link ad un altro video che vi porta al corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023. Il termine per l'iscrizione a questo corso è il 15 di gennaio e nel video ci sono, insomma, spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Poi chiaramente se volete più informazioni potete sempre scrivermi una mail. Ragazzi, partiamo con la carta degli amanti. Ok? Poi abbiamo un fante di denari, un re di spade, una regina di denari, la sacerdotessa, un 7 di coppe, vediamo che ultima carta abbiamo, e un 5 di pentacoli. Beh, direi che c'è una situazione in armonia, direi, all'inizio del periodo. Può anche essere una nuova relazione, visto che comunque si tratta di amanti, abbiamo la carta del matto e abbiamo anche questo fante di denari, quindi potrebbe facilmente essere qualcuno con il quale o la quale abbiate iniziato una conoscenza o per molti una relazione amorosa. Se non fosse una questione amorosa per voi, può anche essere, diciamo, un discorso di tipo un po' più generale o riguardo a un progetto, a un'idea, un ideale. Il fante di denari normalmente è la carta dello studente, dell'apprendista, di qualcuno che si dedica anima e corpo a qualcosa o a una relazione, per esempio, una situazione, insomma. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi. Può anche rappresentare i figli, perché comunque è un fante. Abbiamo il re di spade qui, e normalmente fa riferimento a tutto quello che è la progettazione, programmazione, organizzazione, o potrebbe per molti fare riferimento a un padre, una figura di... a un ruolo, sento in questo caso, perché qui abbiamo anche una regina di denari, quindi tecnicamente potremmo anche avere una famiglia qui. Sento che c'è qualche cosa che ha a che fare con la gestione della quotidianità. È come se ci fosse bisogno di più struttura, appunto, di più organizzazione, di maggior ehm, logicità, razionalità, sia nel modo di pensare sia nel modo di gestire le cose da un punto di vista quotidiano. La sacerdotessa è una carta che parla di intuizione ed è una carta che è collegata con la luna e con tutto quello che è il mondo femminile. È come se vi dicessero che avete bisogno un po' di ascoltare di più il vostro lato femminile. Mm? Qui con il 7 di coppe e il 5 di pentacoli fate attenzione alle illusioni, fate attenzione a quelle che sono le vostre proiezioni o quello che idolatrate, quello che mettete su un piedistallo. Perché poi c'è un 5 di pentacoli, è una carta che parla di delusione, quindi se vi fate, diciamo, false aspettative, potreste poi rimanere delusi.
Il 5 di Pentacoli è una carta che vi suggerisce di uscire da una mentalità di scarsità. Normalmente, guardate, è rappresentato con due viandanti che potrebbero entrare nella chiesa, ma semplicemente stanno lì, perché sono talmente abituati a star lì, talmente abituati a maneggiare la situazione, che non saprebbero come comportarsi, come si potrebbero sentire in un'altra situazione. Quindi preferiscono stare lì, fuori, al freddo, alla fame, senza un riparo, piuttosto che andare verso l'ignoto, piuttosto che fare un paio di scalini per entrare nella chiesa, un minimo di sforzo. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, cerchiamo di dare qualche sfumatura in più. Intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023, li trovate tutti nella playlist e sono 4, uno generale, uno per la crescita spirituale, uno per l'amore e gli affetti e l'altro per il lavoro e le finanze. Abbiamo un re di pentacoli e la sacerdotessa nuovamente. Qui abbiamo regina di pentacoli, qui abbiamo re di pentacoli. Ragazzi, può essere davvero una nuova relazione che magari per qualcuno è un po' difficile gestire o come entrare. Sento che, perché sono due figure di pentacoli, quindi secondo me c'è qualche cosa a livello pratico che va come vi posso dire, ricalibrato. Voglio andare a vedere il fante di denari. Abbiamo un 7 di denari, un cavaliere di coppe, un 2 di bastoni e un asso di coppe. Sì, qui qualche cosa, cioè più di qualche cosa mi dice che si potrebbe trattare di una relazione, perché abbiamo anche un asso di coppe e un cavaliere di coppe, quindi può essere che vi facciano un'offerta, può essere che inizi una nuova relazione. L'asso di coppe normalmente fa riferimento all'innamoramento, a quello che è l'apertura del quarto chakra, l'apertura del cuore. Diciamo, allora, la vedo anche così. Ho come la sensazione che se fosse l'inizio di una relazione, uno dei due è molto più pratico e ho come la sensazione che sia l'altra persona, mentre voi siate più sulla via della sacerdotessa, nel senso siate tra le due persone quella un po' più spirituale, diciamo così. E è come se vi doveste un po' obbligare, doveste fare uno sforzo per riuscire a entrare in questa sorta di parte pratica di cui parlano le due figure di pentacoli. È proprio una questione legata alla gestione quotidiana delle cose. Andiamo a vedere il fante, scusate, il re di spade. Fante di coppe, 4 di pentacoli al contrario. Credo che la vostra intenzione sia quella di trovare un nuovo equilibrio. Perché qui abbiamo un fante di coppe, qui abbiamo il cavaliere di coppe. Sicuramente arriva un'offerta, ragazzi, sicuramente. Se non avete nessuno, sicuramente arriva qualcuno, eh. Qui ve lo dico, il matto, il cavaliere di coppe, l'asso di coppe, il fante di coppe, gli amanti. Quindi sì, qui arriva una persona sicuramente. Ehm, Questo 4 di pentacoli al contrario però mi dice che c'è qualche cosa che dovete lasciare andare e essendoci il re di spade, che è una di quelle persone che è arrivato dove è arrivato perché non si è fatto molti scrupoli a tagliare quello che non serviva più, qui si tratta proprio di quello di lasciare indietro l'attaccamento o a un qualche tipo di offerta che vi è stata fatta o un qualche tipo di offerta che voi vorreste vi fosse fatta. Spero di non essermi incastrata con i verbi, però va bene, mi avete capito. Regina di denari. Mm. Abbiamo di nuovo gli amanti, eh. Ho come la sensazione che qui qualcuno abbia paura di, mm, di essere sopraffatto dagli eventi quotidiani, dalle faccende quotidiane.
Io credo che qui la vostra paura sia, o la vostra domanda sia, quanto potrebbe essere equilibrata la relazione, sia che sia lavorativa, sia che sia eh, affettiva piuttosto che amorosa, eh. C'è qualche tipo di carenza in qualche modo, ma è dovuto al vostro 9 di spade, al vostro vivere nel passato. Si è girata un'altra carta, guardate la stella, i desideri, i sogni, la speranza. Ecco, dicendo la speranza mi è arrivata la parola credo. Cosa? Allora, quello che noi pensiamo si materializza, o meglio, come noi pensiamo è il modo in cui noi creiamo la nostra realtà. Mm? Quindi, se fondamentalmente voi avete l'idea che nessuno vi aiuta, nessuno ha tempo per voi, nessuno, cercate invece di avere la speranza e la credenza che voi siete importanti, che le persone hanno tempo per ascoltarvi, che le persone hanno tempo per aiutarvi, che hanno piacere di farlo. Credo che qui dobbiate un po' imparare voi a chiedere. Mm. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Fante di bastone al contrario, asso di denari al contrario, 6 di denari al contrario. È sempre qualche cosa che ha a che fare con la materialità, ragazzi. C'è qualche cosa che... Allora, la sacerdotessa parla di intuito, la stella parla di speranze, di sogni e di canalizzazioni. Sono due carte sì, fondamentalmente che vi dicono di rimanere in ascolto. Anche qui avete una carta di attesa, tra l'altro. E fondamentalmente in attesa io aggiungerei, perché di nuovo vedo il disequilibrio da un punto di vista o del tempo, della gestione del tempo, o della gestione quotidiana, o della gestione economica. C'è qualche sorta di disequilibrio qui che vi impedisce di avere questo asso di denari girato al dritto. Io credo che dobbiate lavorare, o meglio, possiate lavorare sull'amor proprio perché il fante di bastoni è girato al contrario. Mettete in equilibrio il vostro lato maschile e il lato femminile. La sacerdotessa è anche una carta che parla di scelte superate con successo. Voglio andare a vedere questo 7 di coppe, 8 di bastoni al contrario, 6 di bastoni, la luna e il 10 di spade, tutto al contrario. Di nuovo, ho la luna e il 7 di coppe. C'è qualche proiezione, ragazzi. Fate attenzione perché ho come la sensazione che questo fante di pentacoli siate voi. L'attitudine del fante di pentacoli, guardate, allora lui oddio, la lingua oggi mi si incastra. Sta sostenendo il pentacolo come se fosse mm, quasi di cristallo, quasi avesse paura a farlo cadere. Ehm, è una persona che sta idolatrando qualcuno o qualcosa. Mm? Non vorrei che voi foste un attimino in questo tipo di situazione con la relazione che avete in essere e non vi rendiate conto che in realtà avete bisogno di più attenzioni, partecipazione, considerazione. E qui è un po' come se vi dicessero, ok, occhio alle proiezioni, occhio a quello che credi tu e occhio a quello che ti racconti, perché certe volte quando noi stiamo male ci diciamo, ma no, vabbè, magari è solo una mia impressione. E non diamo un valore alla nostra sofferenza e di conseguenza non la comunichiamo. E tenete presente che poi pretendere che l'altro ci capisca e che diventi telepatico è anche complicato, quindi forse è anche giusto comunicare il nostro disagio in certe situazioni. E questo 7 di coppe lo sento in questo senso, perché comunque anche la luna e il 10 di spade sono al contrario. C'è ancora qualche cosa che vi fa star male, che vi fa soffrire. E l'atteggiamento del 5 di pentacoli è questo. Andiamo a vedere. Appeso al contrario. Sì, sono conflitti interni, sono
Quando c'è l'appeso normalmente anche qui è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Però è una carta che in realtà, come vi posso dire, ha un'energia ferma, statica, lenta, cioè proprio ferma. E qui è un po' come il non volersi muovere da certi conflitti, da certe situazioni, anche da certe persone per certi versi. Guardate, in realtà non... Allora, la stesa non è male, nel senso che comunque parliamo con gli amanti, c'è tutta una serie, un'evoluzione. Ecco, però quello che forse vi vogliono far presente le carte è di non rimanere in certi tipi di attitudini stagnanti perché voi non avete magari la capacità di capire voi stessi, di dare un valore alla vostra sofferenza e quindi di comunicarla. Molte volte siamo noi che sottovalutiamo, cioè che non ci ascoltiamo, perché quando c'è un disagio, semplicemente la mente comincia a dire, vabbè, magari è solo un periodo, vabbè, calcola che magari tu ieri hai avuto anche quello screzio con il capo, quindi sei già nervoso o nervosa per conto tuo. Cercate di trovare, cioè, cerchiamo di trovare delle giustificazioni con la mente e il dolore resta lì, inascoltato, latente, fino a quando non succede di nuovo qualche cosa che ci fa rivibrare anche questo dolore, più quello nuovo, ok? Comincia poi a crearsi una palla gigante, insomma. Va bene, andiamo a vedere con Osho. Il fulmine, la torre, wow, caduta delle certezze, aggrapparsi al passato ragazzi e ve l'ho detto con questo 9 di spade e poi abbiamo il ribelle che è la carta dell'imperatore in realtà in questo mazzo a me piace molto come è raffigurata perché è qualcuno che rompe le catene per creare le proprie regole e difatti qui col fulmine ce l'abbiamo. C'è qualche tipo di certezza, di credenza su cui voi vi siete basati fino ad adesso che non vi serve più. È qualche cosa legato al passato. Anche qui avevate la luna. Sì, vi suggeriscono proprio di creare la vostra nuova realtà, di valutare quali erano le illusioni della mente, le proiezioni. E io vi invito a fare anche un check, un lavoro su quelle che sono le credenze limitanti, cioè quali sono le vostre credenze inerenti alla relazione che voi avete con gli altri, vi amano, vi stimano, voi meritate amore, cose di questo genere. Trova l'equilibrio. Questa carta vi suggerisce di trovare l'equilibrio tra quello che è il tempo dedicato magari al lavoro piuttosto che il tempo del riposo, il tempo del divertimento, perché ci ricorda che se siamo in giusto equilibrio, se nutriamo ogni singolo aspetto della nostra vita, siamo più felici e diventiamo anche più produttivi. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Considerato che dicono che il 2023 sarà l'anno della raccolta, vi auguro di raccogliere quanto più possiate. Vi auguro anche di iniziare il vostro percorso per diventare le persone che volete diventare. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!